Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della funzione synth della GE300. Come avete visto, insomma, in questa song introduttiva molto 80s, un po' synthwave, un po' new retrowave, ma più synthwave, diciamo, ho utilizzato appunto il modulo synth della GE300 in alcune patch. Ho fatto tre patch, una per il basso, una per diciamo, questo arpeggiatore, quasi una specie di arpeggiatore, poi arpeggiavo io, e poi un lead. Quindi secondo me può essere un buon modo quello di vedere come ottenere certi suoni per andare, altrimenti, cioè, perché parlare di teoria a livello di synth, cioè a parte che non sono neanche in grado perché non sono un grandissimo esperto di synth, però può essere una maniera interessante per vedere come ottenere questi suoni qua, che sono suoni appunto usabili per fare poi della musica. Andiamo a vedere quindi subito nell'editor come si articola questo motore synth. Allora, come vedete qua, questo è il mio Milie Synth Bass, naturalmente so che ci andrebbero due S, ma viene troncata perché non ho sufficienti caratteri a disposizione. Ad ogni modo, questo motore synth, come vedete qua c'è il synth, il compressore e anche l'EQ accesa. Ma diciamo che questi mi servivano di più da un punto di vista cosmetico, a livello di mix, posso anche spegnerli, non è un grosso problema. Ad ogni modo, il synth si articola in tre diverse forme d'onda che si possono combinare. Come vedete c'è questa schermata, la seconda, la terza e l'ultima che ci porta a vedere il true level, che sarebbe quanto segnale diretto facciamo passare attraverso il synth, e poi questa che è un'altra cosa comoda che vediamo poi nella patch del lead, perché qui come vedete ho utilizzato il motore synth diciamo nella sua maniera più pura. Per quanto riguarda queste tre videate, sono praticamente la stessa videata, quindi voi potete combinare queste tre forme d'onda nella maniera che preferite, un po' andando ad imitare i sintetizzatori vecchi a tastiera, insomma, tipo che ne so, il Moog, queste cose qua. Chiaramente non con tutte quelle opzioni e non con quella botta sonora, però insomma è divertente, questa cosa, un'aggiunta insomma che permette di fare delle cose come quello che ho fatto nell'intro del video, che è più difficile da ottenere magari con dei pedali tradizionali. So che ci sono altri prodotti, in realtà non li ho mai usati, altri prodotti in commercio. Poi, se voi magari siete degli esperti, scrivetemi pure un commento qua sotto, che insomma questa per me è la prima volta che mi affaccio diciamo nel mondo così della chitarra un po' synth. Per cui qua ho utilizzato per questo synth bass, che vi faccio sentire, la parte che ho fatto tra l'altro era questa qua più o meno. Ve lo rifaccio. Andando ad imitare proprio il basso, quello lì da sintetizzatore, ok? Quindi si premeva una nota e l'arpeggiatore faceva tutto lui. Qua ho dovuto pletrare io, infatti non è proprio precisissimo, ma comunque suono è questo qua. Allora, cosa ho utilizzato per fare questo suono? Ho messo innanzitutto una waveform sinusoidale. Qua potete scegliere fra l'onda sinusoidale, l'onda SOA dente di sega, la triangolare, l'onda quadra e questa imp che non ho capito cosa sia. C'è scritto non lo so cosa sia. Ad ogni modo ho scelto quella sinusoidale, che è quella diciamo forse meno invasiva, e poi ho messo un po' della triangolare, vero? Sì, ho messo un po' della triangolare e non ho messo nient'altro, quindi. Allora, come ho fatto a fare questo suono che gratta leggermente? Non me lo ricordo più. Forse la triangolare, perché se la chiudo. Sì, esatto, ok. Ah, perché ho messo il filtro, ok, perfetto, non me lo ricordavo più. Io ci sono arrivato un pochino a step in questo caso, ma allora, facciamo così, vediamo prima la prima forma d'onda. Come vedete qua ho messo il pitch meno 12 sarebbero i semitoni, quindi mi suona un'ottava sotto quello che sto suonando, cioè se io suono il mi basso,
Quindi questo è il primo parametro che ho utilizzato. Il secondo, attack, è la velocità dell'inviluppo, mi pare che si chiami, quindi quando noi suoniamo quanto tempo ci mette il synth ad aprirsi. Se io lo metto tipo a 50, io suono, vedete che si apre piano piano, ok? Che non era l'intento che volevo io volevo un attacco molto pronunciato, ok? Per cui l'attacco al 100 mi serviva assolutamente. Il level è per miscelare, quindi io l'ho messo a 50, avrei potuto metterlo anche un pochino più forte, ma così era per miscelare. Come vedete non c'è nient'altro in questa forma d'onda qua, perché volevo veramente soltanto il suono dell'onda sinusoidale così più pura e basta. Poi però volevo aggiungere un po' di ciccia e un po' di quella anche, come posso dire, di quell'effetto un po' lo-fi, per cui ho aggiunto un'onda triangolare, ok, in questo caso qua, con un filtro passa alto, per cui ho fatto un po' di pasticci, perché ho messo il pitch prima a meno 24, perché volevo andare due toni sotto, cioè due ottave sotto per renderlo ancora più grosso, però poi alla fine ho messo un filtro passa alto, come vedete qua, ci sono i filtri passa basso, passa alto, passa banda, e poi il peak che non so cosa sia. Come vi dico, non sono un grandissimo esperto, vado anche un po' a orecchio, ragazzi, ma vi invito a fare lo stesso, anche se non siete dei super esperti, perché come vedete poi alla fine è abbastanza user friendly, ecco, non è così complicato. E quindi in questa maniera, se vado a spegnere l'onda sinusoidale, sentiamo cosa fa soltanto questa triangolare. Mi fa questo gnicchi 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 che è dato dal filtro passa alto. Se avessi messo un filtro passa basso avrei avuto questo, sentite? Molto, molto sporco se vogliamo. Io invece volevo soltanto questa puntina qua in alto. Sommando le due abbiamo questa, il suono di prima. Che a me piace, insomma, mi piaceva come tipo di suono. Anche qua, sicuramente potrebbe essere divertente quello di cercare di imitare i sintetizzatori del passato, analogamente a come ho fatto magari con i suoni dei chitarristi. È un pochino più difficile, forse, però perché no? Cioè si può provare, se uno è un po' fissato, magari ha anche un background da tastierista, esperto di synth, perché no? Queste patch tra l'altro le trovate sicuramente già su Patreon, probabilmente andranno anche sul sito ufficiale di VMware, però comunque le state vedendo, quindi insomma non mi soffermo sugli altri effetti, sulle altre cose, perché quella è materia che abbiamo già visto altre volte. Spostandomi sulla seconda, quindi faccio un don't save, tanto è rimasta. Ok, questo è il synth harp. Avevo provato inizialmente a utilizzare un arpeggiatore, come vedete qua. Se io, ecco, facciamo così, spengo un attimino i delay, solo per farvi sentire prima questa cosa. Avevo provato a utilizzare un arpeggiatore, forse qua ho utilizzato solo una forma d'onda, vediamo un po'. Sì, ho utilizzato soltanto l'onda quadra qui, ok? Che se vi faccio sentire suona così. Ok? È molto da videogioco, se vogliamo. E avevo provato a utilizzare i pattern dell'arpeggiatore. Come vedete qua c'è l'harp speed dei sedicesimi, quindi che velocità vogliamo metterla. Il BPM è 90, perché il mio progetto era 90 BPM. Ci tengo a precisare, di quello che sentite, l'unica cosa che non è fatta dalla GE300 è solo la batteria, tutto il resto è fatto con questo qua, quindi sono tre suoni, cioè la batteria e questi tre suoni, il basso, questo arpeggiatore e il lead che vediamo dopo. Cosa stavo dicendo? Sì, il pattern, se proviamo degli arpeggiatori differenti, tipo questo, non so, metto 5, ok, io suono una nota. Ok, l'unico problema qual è? Che la LFO, cioè l'oscillatore che ha interno, non parte come fosse un delay nel momento in cui suono, quindi non riuscivo a farlo andare a tempo. Ora, non so se
si può, questo dovrei indagare, se si possa dare un clock dalla DAV alla GE300 in modo tale da sincronizzare l'LFO con i BPM. Questo non lo so. Fatto sta che insomma dopo che ho tribolato un po' ho detto vabbè senti sai che ce lo faccio io l'arpeggio e uso la tecnica del delay un po' alla di Edge, che così ho fatto, quindi senza pattern. Un'ultima cosa, qua che non ne ho parlato prima, il filtro, qua ho messo un filtro passa-basso, ok, un low pass filter, con la modalità statica, quindi è un filtro statico, non si muove. Ci sono altri due modi, che uno è touch e l'altro è LFO, quindi uno viene aperto e chiuso dall'oscillatore in base alla frequenza che vogliamo noi, mentre il touch è come fosse un auto wah. Sì, vi faccio sentire quello touch per farvi capire. Ok, questa cosa qua. Mentre l'FO sarebbe questo. Naturalmente, come vedete, quando metto LFO ho il rate, eccetera, quindi posso andare a modificare questa velocità. Ma non era quello che mi interessava a me. Io volevo questo ok, e basta. E la frequenza di resonance, che questo andate ad aggiustare praticamente. Lo faccio sentire, facciamo così. Andate praticamente ad aggiustare un po' quello che sentite sulle altre frequenze, detto in maniera molto povera. Poi vi ripeto, non sono un esperto di sintetizzatori, quindi se arriva qualche esperto di sintetizzatori mi fa un mazzo tanto perché magari non uso i termini appropriati. Pazienza, chi se ne frega, andrò a scuola. Allora, su questo coso qua, quindi cosa ho fatto? Ho messo un delay poi, ok? Quindi il synth entra nella catena normale, canonica, è un delay digitale con suddivisione a ottavo puntato, ok? È venuto un po' swing, Quindi sono io che devo suonare in maniera che vado a tempo. In questa maniera qua. E poi ho messo un riverbero shimmer. Con tutta questa roba qua. E il pattern che ho fatto è stato questo, un arpeggino così. Ok? Quindi in questa maniera vedete che si è creato questa specie di pad arpeggiato partendo da questo suono sintetico, anche se sommato all'altro già c'era, come avete visto il video l'ho fatto proprio a step per sentire queste cose, e si crea già quel tipo di magia lì. Ora, l'ultimo suono, che forse è quello un pochino più interessante, da un punto di vista della costruzione sonora, che mi ha fatto tribolare parecchio, devo dire, questo synth lead. Qua ho utilizzato sia il motore del synth, ma ho anche utilizzato un suono dell'amplificatore, ho usato tra l'altro la simulazione del Mesa di Petrucci. Allora qua guardiamo un attimino brevemente, ho miscelato questi due suoni, come se vado a vedere sul motore synth, sull'ultima pagina, vedete che il true level è a 70, quindi vuol dire che il 70% del mio suono diretto va all'amplificatore. Questo perché spesso mi sono trovato a ascoltare alcuni brani, appunto synthwave, new retrowave, oppure anche i Daft Punk stessi, e hanno questo suono che non si capisce se è una chitarra o una tastiera. Non ho mai capito questa roba qua, anche con il mio socio Stefano Incani, che saluto se guarda questo video, che ci siamo messi a fare un po' di produzioni insieme nel tempo, non abbiamo mai capito questa cosa. Ci sono anche dei video anche di artisti famosi, ma non ho avuto mai il piacere di guardarne uno nella fattispecie che parli di questa cosa, perché sono tutti quanti a pagamento. Quindi io mi sono fatto questa patch qua dove ho il suono vero insieme al suono synth, quindi potrebbe essere una strategia per ottenere questo suono un pochino videogioco, un po' sintetico e molto, molto 80s. Cosa succede quindi se io qua, allora, questo è il mio suono finale.
come vedete molto effettato, eccetera. Se lo metto al 100% ho soltanto il suono dell'ampli. Se non sbaglio, provo a spegnere il synth, vediamo se è vero. No, non è vero. Allora come mai fa questa cosa qua? Allora probabilmente c'è sempre un po', se lo tengo, ok, se tengo il synth acceso c'è sempre un po' il synth che passa, ma se lo metto a zero ho solo il synth. Ok, quindi sentite, questo è il suono del synth e se lo spengo ho il suono dell'ampli. Ok? Quindi il mio mix finale, come vedete io ho sperimentato qua, non arrivo da una conoscenza pregressa, diciamo. E poi ecco, Effect Output to 8, quindi praticamente il synth in questa maniera arriva sul blocco 8, che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'ho fatto arrivare praticamente qua, al tone capture poi non c'è nulla, non importa. Passa dalle Q, dagli effetti del delay e dal riverbero, perché non volevo che il synth passasse dentro l'ampli, ok? Perché altrimenti si creava un casino pazzesco. Quindi il routing va in maniera, diciamo, un po' parallela, cioè c'è il segnale della mia chitarra che entra dentro il synth, fa tutte le sue cose, mi è caduto il plettro, fa tutte le sue cose nel synth, una parte del segnale però non processata entra dentro l'amplificatore, e poi si riuniscono praticamente questi due suoni all'altezza delle Q, dove vanno poi insieme sul delay e il riverbero, eccetera. Ora, vediamo che cosa ho fatto. Qui dal punto di vista di, vabbè, EQ, se volete, c'è un pochino di spinta sugli alti, c'è un phaser, ok? E poi un Galaxy Delay e un riverbero All, che fanno diciamo la parte di effetto. Per quanto riguarda invece il suono che ho fatto, il mio suono synth lead, qua ho usato il suono un'onda sinusoidale. Vediamo se ne ho messe anche altre. Sì, le ho messe tutte e tre. Cavolo, questo è complesso. Allora, spengo un attimo quindi l'ampli, così sentite soltanto il suono del synth. Facciamo così, true level 0. In questa maniera qua, sentite. Allora, qua che cosa ho fatto? Volevo questo qua 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 che mi fa un po' quel classico suono synth con l'envelope filter, fondamentalmente. Anche un po' funk se vogliamo. E con un filtro a passa alto, ok, che mi apre e mi fa questo qua qua. Poi ho la parte di onda a dente di sega che mi dà questo effetto qua. Vediamo se lo alzo e vi faccio sentire com'è. Magari devo spegnere le altre, se no questa è un po' una menata, devo dire. Spengo anche la tree. Ok, questo effetto un po' violoncelloso è dato da questa onda a dente di sega, ok? E invece chiudo questo e vado a sentire soltanto la triangolare e ho 2 ottave sopra, quindi un suono, questa volta vi faccio sentire per correttezza anche l'onda sinusoidale, che era questa. Naturalmente le sentite passare dentro tutti questi effetti qua, in questo caso. Però avete più o meno capito come ho costruito il suono. Adesso faccio così, faccio un don't save e ci ritorno così me la ribecco, la patch per com'era. Quindi vedete il suono synth, in questo caso formato da 3 differenti synth, più il suono dell'ampli, quindi un suono veramente molto complesso che ho, diciamo così, fatto a tentativi, sentendo la base che avevo già creato perché era quel tipo di sonorità. Non sono ancora soddisfattissimo del suono, poi ho un malissimo alla mano perché mi sono fatto male di nuovo, quindi potevo suonare solo con 2 dita e quindi avrei voluto fare delle cose un pochino più tamarre, ma non posso farlo. Poi magari ci andrebbe anche una chitarra con gli humbucker, tipo la mia Van Halen che spero arriverà presto, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, questi sono quindi i 3 suoni che ho fatto, che come vi dicevo li potete trovare sia sul mio programma Patreon che probabilmente anche sul sito della Mover.
tra un po', non so, magari non nel momento in cui esce questo video, poi andate a controllare. Due parole quindi su questo motore synth. È sicuramente una feature molto molto interessante, perché si possono creare dei suoni che, specialmente da un punto di vista, se vogliamo, discografico, sono utili. Non so dal vivo quanto possa essere utile questa cosa, però io adesso ero un po' di giorni che volevo mettermi a fare un pezzo un pochino synthwave e puta caso sono arrivata alla 300 che mi ha permesso di fare questa piccola cosa, quindi interessante. Sicuramente non ha, diciamo, la pacca, la botta dei synth a tastiera, quelli veri, cioè quelli quando li apri, bah, c'è una cartella micidiale. Qua non è la stessa cosa. Sono sempre un po' piccolini, forse infatti ho dovuto spingere col compressore, per esempio, con il synth bass, eccetera. C'è sicuramente da lavorare, in questo senso. È migliorabile anche l'interfaccia, magari appunto per farvi sentire i vari synth adesso, poteva essere fatta in maniera forse un pochino più pratica, mettere magari in muto, mettere un mixer, non lo so, fatto in maniera forse un po' diversa. È un po' macchinoso il fatto di andare sulle tre videate, diciamo così. Non so se sia meglio direttamente dalla GE300, ma dal software comunque, siccome ci sono tanti parametri, perché poi ovviamente ci sono tanti parametri, forse non è super, super semplice, però è sicuramente una bella aggiunta. Quindi, insomma, sono contento che ci sia questa cosa. Forse è ancora uno stadio leggermente, diciamo, primordiale, si può sicuramente migliorare magari con dei futuri aggiornamenti software, però è una funzionalità che è molto interessante e le concorrenti non credo abbiano, non credo, poi se sbaglio scrivetemi un commento qui sotto, perché magari non sono super aggiornato sulle altre piattaforme. Bene ragazzi, quindi anche per oggi questo è tutto, io spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se avete domande, perplessità, curiosità, mi raccomando scrivete un commento qui sotto, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fu!